Ciao e bentornati sul mio canale Avant Garage Rec Studio. Oggi parliamo di una questione abbastanza spinosa quando si entra nel mondo dell'audio, soprattutto nel mondo del mix. Ma l'equalizzatore va messo prima o dopo il compressore? In questi 12 anni di attività, in questi 12 anni di esperienza nel mondo dell'audio professionale, posso darti una risposta molto esaustiva. La risposta è dipende e ti mostro subito il perché. Quando utilizziamo un compressore, la dinamica del nostro segnale, sebbene ci sembra che suoni più forte, possiamo avere più punch, quindi determinare un po' l'attacco, la release, andare a modificare l'inviluppo, però la dinamica, quindi il suo espandersi dal punto più basso di volume al punto più alto, viene in qualche modo, schiacciata per poi riessere alzata con il make-up gain, ma la dinamica interna è stata modificata, ossia la differenza di volume tra i suoni più bassi e i suoni più alti è diminuita. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io vado a fare un intervento di equalizzazione prima del compressore, cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io ho una traccia dove per esempio ho molte risonanze fastidiose, andando a utilizzare un compressore prima, senza essere andato a togliere quelle risonanze o quelle componenti armoniche o quelle componenti in frequenza che mi danno fastidio, cosa succede? Succede che il compressore, andando a schiacciare di dinamica, farà risultare più presenti nel mio segnale finale queste componenti fastidiose. Mentre se vado ad equalizzare prima, cosa può fare il mio compressore? Potrebbe rispondere maggiormente a dei bassi che ho enfatizzato, a delle alte che ho enfatizzato. Io non vorrei che il mio compressore magari va a rispondere in questa maniera. Quindi vi faccio vedere degli esempi. Per esempio, apro sempre il progetto di Fish e vado a vedere la mia traccia di basso. Ve la faccio ascoltare in flat. Questa è la traccia di basso. Traccia di basso originale. Cosa succede quando vado ad aggiungere un compressore? Lo attivo. Sentite, è diventato tutto più fangoso, cioè si è schiacciato tutto di più. Il compressore risponde molto alle bassissime frequenze che vengono schiacciate tantissimo. Tutto ciò che è medio e che magari mi può dare anche fastidio rimane molto presente e la punta mi può piacere. Allora, quale può essere una tipologia di intervento? Io suggerisco questo modo nell'affrontare l'equalizzazione e la compressione. Agire con due equalizzatori. Il primo equalizzatore mi deve servire per togliere quelle caratteristiche del segnale che non mi piacciono prima del compressore. Quindi apro per esempio un Kirchhoff EQ, un EQ bellissimo che adoro di Plugin Alliance, vado a sentire prima il mio segnale e vado a togliere tutti quegli elementi frequenziali che potrebbero darmi fastidio una volta ridotta la dinamica, perché potrebbero uscire ancora di più. Sentiamo. Questo è un elemento che crea muddiness, che crea fango. Sentiamo. Ok, ora andiamo ad aprire il nostro compressore. L'ho abilitato. Andremo a sentire la compressione con l'equalizzatore attivo o l'equalizzatore disattivato. Partiamo con l'equalizzatore disattivato e la compressione attiva. Sentite, avendo tolto quelle risonanze, come suona meglio il nostro basso e come suona
praticamente come voglio io, cioè secondo il mio gusto, di non avere tutto quel fango intorno ai 200-300 Hz, quella risonanza che ho tolto sulla punta, e in effetti, anche se compresso, mantiene una sua dinamica e mantiene un carattere molto bello, molto molto bello. Una volta che ho tolto prima della compressione, aggiungo un equalizzatore solitamente colorato, diciamo di emulazione analogica, ma può essere anche un equalizzatore normale, digitale, insomma. In questo caso a me piace molto l'SSQ della Analog Obsession. Andiamo in questo modo a ridare un po' di colore e un po' di frequenze che ci mancano dopo aver agito sulla dinamica. Cioè andiamo in questo modo a equalizzare creativamente, in maniera creativa, quindi additiva, sommando le frequenze che secondo noi mancano al suono. Andiamo a vedere. Quindi TB-Tech attivo prima del compressore, che è quindi il nostro equalizzatore di correzione, compressione, e ora andiamo a colorare il suono. Do un po' di punta. Posso dare un po' di basse a questo punto perché sono molto controllate. Uso un trucchettino dell'SSL. E se non sono contento posso darmi un po' di armoniche. Senza. Andiamo ad ascoltare ora il nostro basso senza questa catena, quindi equalizzatore correttivo, compressore e equalizzatore creativo. Senza catena. Decisamente un'altra cosa. Un altro strumento dove ci accorgiamo molto della compressione, se usata senza un equalizzatore correttivo prima, è sugli overhead, perché sugli overhead ci possono essere delle risonanze del rullante, eccetera eccetera eccetera. Andiamo a sentire gli overhead di questo brano. Vado a cercare una risonanza che mi può dare fastidio. Eccola qua. Andiamo a abbassarla. Molto più pulito. Ora vado ad abilitare un compressore. Un Class 76, un compressore molto veloce. FET. Vediamo come lavora. Prima senza il nostro TB-Tech che corregge, quindi questo è spento, ok? Andiamo a vedere come lavora il nostro compressore. Sentite come viene su quella frequenza di risonanza che avevamo tolto? Chiudo il compressore. Ora andiamo ad aprire l'equalizzatore. Molto più libero, molto più libero. Senza. Proviamo a fare la stessa tipologia di equalizzazione post compressione. Allora, partiamo senza equalizzatore. Apro l'equalizzatore. Sentite quanto suono perde dopo? Cioè vi faccio sentire prima e dopo. Lo copio. Allora. Così è dopo. Così è prima. Togliere queste cose dopo la compressione vuol dire toglierne un'esagerazione, perché il compressore li ha portati su tantissimo
e quando vado ad agire ha avvicinato tutte le frequenze limitrofe e mi crea un gran pastrocchio. Invece se lo vado a fare prima, a correggere quando c'è una grande dinamica e poi vado a schiacciare, non mi ritrovo un suono molto finto, molto confuso e poco nitido. Ecco, questo è il mio consiglio, utilizzare 2 equalizzatori. So che non ti ho dato la risposta equalizzatore prima del compressore o dopo, perché nella mia esperienza l'equalizzatore che metto prima è un equalizzatore correttivo, l'equalizzatore che metto dopo è un equalizzatore creativo. Spero di esserti stato d'aiuto, di averti dato un buon spunto per poter effettuare i tuoi mix, i tuoi mastering e lavorare sulle tue tracce e crescere in questo mestiere o in questo hobby. Ti invito a mettere un like e iscriverti al canale se ti è interessato il video. Ciao e alla prossima, buona musica!